Ciao a tutti e benvenuti, bentornati o benvenuti per la prima volta sul mio canale. Sono super contenta di avervi qui oggi per parlare di un argomento che so che vi sta molto a cuore. Un argomento che ha fatto scalpore sui social media e che continua a far discutere i fan delle soap opera turche. Il rapporto tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul. So che molti di voi sono appassionati di Kara Sevda, la serie che li ha consacrati come una delle coppie più amate del piccolo schermo. E so anche che siete curiosi di sapere cosa sta succedendo realmente tra di loro dietro le quinte. Negli ultimi tempi, infatti, si sono diffuse voci, indiscrezioni e persino vere e proprie verità sul loro rapporto, spesso contrastanti e difficili da decifrare. Oggi cercheremo di fare chiarezza, di analizzare le diverse versioni dei fatti e di capire se davvero c'è stata un verdetto finale, come si dice in giro, sul rapporto tra Burak e Neslihan. Cercheremo di capire quali sono i fatti accertati, quali le speculazioni e, soprattutto, quali sono le prospettive per il futuro. Prima di iniziare, però, vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale. Cliccate sul pulsante iscriviti e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessuno dei miei prossimi video sulle vostre serie e attori preferiti. Prometto che cercherò sempre di portarvi contenuti interessanti, approfonditi e soprattutto veritieri. Quindi, non perdete tempo e diventate parte della nostra community. Ok, bando alle ciance e tuffiamoci subito nel cuore dell'argomento. Partiamo dal principio, ovvero da Kara Sevda. La serie è stata un successo planetario, amata e seguita da milioni di persone in tutto il mondo. Il merito di questo successo è sicuramente da attribuire alla trama avvincente, alla regia impeccabile e alla colonna sonora emozionante, ma soprattutto alla chimica incredibile tra i due protagonisti, Burak Özçivit e Neslihan Atagul. I loro personaggi, Kemal e Nihan, hanno fatto sognare il pubblico con la loro storia d'amore tormentata, passionale e impossibile. La loro bravura nel trasmettere emozioni, la loro capacità di farci credere al loro amore sullo schermo, ha fatto sì che molti fan iniziassero a fantasticare su una possibile relazione anche nella vita reale. E qui iniziano i problemi. Perché, come spesso accade, la realtà è ben diversa dalla finzione. Burak Özçivit e Neslihan Atagul, infatti, hanno sempre smentito qualsiasi coinvolgimento sentimentale al di fuori del set. Anzi, entrambi hanno sempre sottolineato di essere ottimi amici e colleghi, legati da un profondo rispetto reciproco e da una grande stima professionale. Fin qui tutto bene, direte voi. Ma allora perché si parla di verdetto finale? Perché si dice che il loro rapporto sia irrimediabilmente compromesso? Beh, la risposta è complessa e articolata, e coinvolge diversi fattori. Innanzitutto, bisogna considerare il fatto che sia Burak che Neslihan sono felicemente sposati. Burak è sposato con Fariye Evcen, anche lei attrice molto famosa in Turchia, e hanno un figlio bellissimo. Neslihan, invece, è sposata con Kadir Dulo, anch'esso attore, e i due sono una delle coppie più amate e ammirate del jet set turco. Quindi, è evidente che qualsiasi illazione su una possibile relazione tra Burak e Neslihan è priva di fondamento e irrispettosa nei confronti dei loro rispettivi partner. Tuttavia, le voci non si sono mai placate del tutto, alimentate soprattutto dai social media e da alcuni tabloid scandalistici. Ma cosa ha scatenato, in particolare, questa ondata di rumors e pettegolezzi? Beh, ci sono state diverse occasioni che hanno contribuito a creare un clima di sospetto e incertezza. Ad esempio, durante le riprese di Kara Sevda, si dice che ci siano state delle tensioni sul set, dovute a divergenze creative e a problemi di gestione del tempo. Alcune fonti hanno addirittura parlato di litigi e discussioni accese tra Burak e Neslihan. Inoltre, dopo la fine della serie, i due attori non si sono più frequentati pubblicamente, né hanno partecipato a eventi o progetti insieme. Questo ha fatto sì che molti fan si chiedessero se ci fosse qualcosa di più dietro questa separazione. Alcuni hanno ipotizzato che i loro rispettivi partner non vedessero di buon occhio la loro amicizia, altri che i due attori avessero semplicemente deciso di prendere strade diverse. E poi c'è la questione dei social media. Come sapete, i social sono un'arma a doppio taglio. Da un lato, permettono agli attori di interagire direttamente con i fan, di condividere momenti della loro vita privata e professionale e di smentire le fake news. Dall'altro, però, possono diventare un terreno fertile per pettegolezzi, speculazioni e attacchi personali.
Nel caso di Burak e Neslihan, i social hanno amplificato a dismisura le voci sul loro rapporto, creando un clima di tensione e diffidenza. I commenti dei fan, spesso eccessivi e invasivi, hanno contribuito a mettere ulteriore pressione sui due attori, costringendoli a prendere le distanze l'uno dall'altra. Ma allora, qual è la verità? C'è davvero un verdetto finale sul rapporto tra Burak e Neslihan? Beh, la risposta è, come spesso accade, non così semplice. Da un lato, è innegabile che ci siano state delle tensioni e delle difficoltà nel corso degli anni, dovute a diversi fattori. Dall'altro, però, non ci sono prove concrete di una vera e propria rottura definitiva. Entrambi gli attori hanno sempre ribadito di essere in buoni rapporti, di rispettarsi e di stimarsi a vicenda. E questo è quello che conta. Il resto sono solo speculazioni e pettegolezzi, alimentati dalla curiosità morbosa dei fan e dalla voglia di scoop dei media. Quindi, il mio consiglio è quello di non credere a tutto quello che leggete o sentite dire, soprattutto se proviene da fonti non verificate. Cercate di informarvi in modo corretto e obiettivo, e soprattutto rispettate la privacy e la vita personale degli attori. Ricordatevi che sono persone come noi, con i loro pregi e i loro difetti, e che hanno il diritto di vivere la loro vita serenamente, senza essere costantemente giudicati e messi sotto pressione. In conclusione, non credo che ci sia un verdetto finale sul rapporto tra Burak e Neslihan. Credo che ci sia stata un'evoluzione, un cambiamento, come accade in tutte le relazioni umane. Credo che i due attori abbiano semplicemente preso strade diverse, mantenendo un rapporto di rispetto e stima reciproca. E credo che questo sia l'unica cosa che conta. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia aiutato a fare chiarezza sull'argomento. So che è un tema delicato e controverso, ma ho cercato di affrontarlo con obiettività e rispetto, basandomi sui fatti e sulle dichiarazioni ufficiali degli attori. Se avete domande, curiosità o commenti, non esitate a scriverli qui sotto. Sarò felice di rispondervi e di continuare la discussione con voi. E se avete altri argomenti che vorreste che trattassi nei prossimi video, fatemelo sapere. Sono sempre alla ricerca di nuove idee e spunti interessanti. Grazie di aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se è così, vi invito a mettere un bel mi piace, a condividerlo con i vostri amici e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi spinge a continuare a creare contenuti di qualità per voi. Quindi, non perdete tempo, cliccate sul pulsante mi piace. Condividete il video e iscrivetevi al canale. E non dimenticate di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Grazie ancora e alla prossima. Ciao! Asterisco asterisco asterisco. Ok, ragazzi, bentornati! Visto il successo del video precedente e l'incredibile numero di commenti e domande che mi avete lasciato, ho deciso di approfondire ulteriormente la questione Burak Neslihan. Questa volta, andremo ancora più a fondo, scavando tra le interviste passate, analizzando i post sui social media e cercando di decifrare il linguaggio del corpo dei due attori. Sì, lo so, sembra quasi un lavoro da detective, ma prometto che cercherò di rimanere il più obiettivo possibile. Innanzitutto, vorrei fare un piccolo passo indietro e parlare un po' di più di Cara Sevda. Come dicevo prima, la serie è stata un vero e proprio fenomeno globale, venduta in oltre 110 paesi e tradotta in decine di lingue. Ma cosa ha reso questa soap opera così speciale? Cosa ha catturato l'immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo? Credo che la risposta risieda nella combinazione di diversi fattori. Innanzitutto, la trama, per quanto drammatica e a volte inverosimile, è in grado di toccare le corde emotive del pubblico. La storia d'amore tra Kemal e Nihan, ostacolata dalle convenzioni sociali, dalle ambizioni familiari e dalle macchinazioni del perfido Emir, è una storia universale, che parla di amore, sacrificio, perdono e redenzione. Poi, c'è la regia, elegante e curata nei minimi dettagli, capace di creare un'atmosfera suggestiva e coinvolgente. No location mozzafiato di Istanbul, la colonna sonora intensa ed emozionante e i costumi impeccabili contribuiscono a rendere Cara Sevda un prodotto di altissima qualità. Ma, come dicevo prima, il vero punto di forza della serie è la chimica tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul. I due attori sono stati in grado di creare una connessione palpabile sullo schermo, trasmettendo al pubblico la passione, la sofferenza e la gioia dei loro personaggi.
La loro interpretazione è stata così intensa e realistica che molti fan hanno iniziato a credere che ci fosse qualcosa di più tra di loro anche nella vita reale. Ed è qui che inizia il dramma, come direbbero gli americani. Perché, come spesso accade nel mondo dello spettacolo, il confine tra finzione e realtà è molto labile. I fan, presi dall'entusiasmo e dall'amore per la serie, hanno iniziato a proiettare sui due attori i loro desideri e le loro fantasie. Hanno iniziato a cercare Izzy, a interpretare sguardi e gesti, a creare teorie e complotti. I social media, come dicevo prima, hanno amplificato a dismisura questo fenomeno. I profili di Burak e Neslihan sono stati invasi da commenti, messaggi e fotomontaggi che li ritraevano come una coppia perfetta. Molti fan hanno iniziato a chiedere a gran voce una relazione anche nella vita reale, ignorando completamente il fatto che entrambi gli attori fossero felicemente sposati. Questo, ovviamente, ha creato una situazione molto delicata e difficile da gestire. Sia Burak che Neslihan hanno dovuto affrontare una pressione enorme, sia da parte dei fan che da parte dei media. Hanno dovuto smentire continuamente le voci, ribadire il loro affetto e rispetto reciproco e cercare di proteggere la loro privacy e quella dei loro partner. Ma perché le voci non si sono mai placate del tutto? Perché i fan hanno continuato a credere in una possibile relazione tra Burak e Neslihan, nonostante le smentite e le prove contrarie? Credo che ci siano diverse ragioni. Innanzitutto, c'è il fascino dell'amore proibito. La storia d'amore tra Kemal e Nihan, ostacolata e tormentata, è molto romantica e attraente per il pubblico. Molti fan sognano di vivere una storia d'amore così intensa e passionale, e proiettano questo desiderio sui due attori. Poi c'è la bellezza e il talento di Burak e Neslihan. Entrambi sono attori molto belli e talentuosi, e questo contribuisce a creare un'aura di perfezione intorno a loro. Molti fan li vedono come la coppia perfetta, sia dentro che fuori dallo schermo. Inoltre, c'è la nostalgia per la serie. Kara Sevda è stata una soap opera molto amata e seguita, e molti fan provano nostalgia per i personaggi, le storie e le emozioni che la serie ha saputo regalare. Cercare di immaginare una relazione tra Burak e Neslihan nella vita reale è un modo per prolungare la magia della serie e per continuare a sognare. Ma, come dicevo prima, la realtà è ben diversa dalla finzione. Burak Özçivit e Neslihan Atagul sono due professionisti seri e rispettati, che hanno sempre messo al primo posto il loro lavoro e la loro vita privata. Hanno saputo gestire con intelligenza e maturità la pressione dei fan e dei media, e hanno sempre cercato di proteggere la loro privacy e quella dei loro partner. E allora, cosa possiamo dire del loro rapporto oggi? Beh, come dicevo nel video precedente, credo che ci sia stata un'evoluzione, un cambiamento, come accade in tutte le relazioni umane. È possibile che ci siano state delle tensioni e delle difficoltà nel corso degli anni, dovute a diversi fattori, come le divergenze creative, i problemi di gestione del tempo e la pressione dei fan e dei media. Ma credo anche che i due attori abbiano sempre mantenuto un rapporto di rispetto e stima reciproca. Non ci sono prove concrete di una rottura definitiva, né di una vera e propria inimicizia. Semplicemente, hanno preso strade diverse, concentrandosi sui loro progetti personali e professionali. E questo è quello che conta. Dobbiamo imparare a rispettare le scelte degli attori, a non invadere la loro privacy e a non proiettare su di loro i nostri desideri e le nostre fantasie. Dobbiamo ricordarci che sono persone come noi, con i loro pregi e i loro difetti, e che hanno il diritto di vivere la loro vita serenamente, senza essere costantemente giudicati e messi sotto pressione. Quindi, il mio consiglio finale è quello di continuare a seguire e apprezzare il lavoro di Burak Özçivit e Neslihan Atagul, senza cercare a tutti i costi una relazione tra di loro nella vita reale. Godiamoci le loro interpretazioni, ammiriamo il loro talento e rispettiamo la loro privacy. E ricordiamoci sempre che la realtà è ben diversa dalla finzione. Spero che questa analisi approfondita vi sia piaciuta e che vi abbia aiutato a capire meglio la questione Burak-Neslihan. Se avete domande, curiosità o commenti, non esitate a scriverli qui sotto. Sarò felice di rispondervi e di continuare la discussione con voi. Grazie ancora per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se è così, vi invito a mettere un bel mi piace, a condividerlo con i vostri amici e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi spinge a continuare a creare contenuti di qualità per voi. Quindi, non perdete tempo, cliccate sul pulsante mi piace, condividete il video e iscrivetevi al canale.
E non dimenticate di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Grazie ancora e alla prossima. Ciao! E ricordatevi, amate la finzione, ma rispettate la realtà.